E chi c'è qua? Chi c'è qua? Hai visto, sono in trasferta oggi. Come mai? Perché? Perché sei qui? Perché andiamo a provare il circuito dei mondiali di Zurigo. No! Con il ciclismo su strada. Andiamo! Per l'occasione stiamo girando con i completini nuovi di Biotex. Lupin terzo! Ma che macchina è? La Clenet! Non è la macchina di Lupin terzo? Può essere, sì. Allora siamo arrivati a Zurigo dopo aver pestato giù sui pedali da casa fino a qua. Qua ci sono le due chiese famose, il Grossmünster, questo qua sopra la mia capoccia, e il Fraumünster se non sbaglio. E qua su che ponte siamo? Qui siamo su Kehrbrücke, uno dei ponti più principali di Zurigo. E il circuito parte praticamente 100 metri prima del ponte. Il circuito parte da là, poi passa su questo ponte e adesso noi inizieremo a fare il giro. Zurigo è bellissima, su questo ponte ci passa anche la Street Parade in agosto, se volete venire a ballare, unz, questo è il posto che fa per voi. Ci sono tante piste ciclabili, tante. Pensavo dicessi ci sono tante stiamo parlando della Street Parade, ti converti alla pista ciclabile, vabbè. Ci addentriamo nella city. Ora Filippo schiacciato dal pullman. Questa è proprio la zona storica di Zurigo. Qui siamo a 400 metri sul livello del mare. Il circuito sono 27 km con circa 500 metri di dislivello. Quindi un mondiale a scalatori, direi. Questa è la chiesa, una delle chiese più famose di Zurigo. Questi vetri che vedete qua sono di Chagall, li ha fatti Chagall, il famoso artista, il pittore. Hanno un colore veramente speciale se si vede dall'interno con la luce. E poi passano da qua, questa è la piazza, però non vanno dentro a piazza. Andiamo, ma lì c'è la piazza famosa, andiamo a vederla un attimo, però loro andranno di qua, verso il Grossmünster. Centro storico, caffè storici. Qua dietro c'è Bahnhofstrasse, una delle strade più care del mondo con tutti i negozi di lusso. E questo invece è proprio il centro storico di Zurigo. E questo è il famoso Grossmünster di Zurigo. Qua Van der Poel accelererai sicuramente. Il pavé qui Van der Poel vola, Non so se Van der Poel ci sarà a questo mondiale, secondo me non è adatto per lui. Certo che ci sarà Van der Poel. Cos'è che c'è qua? Tutti che corrono oggi. Cos'è? La Stra Zurigo. Quella che si vede di là, che è dentro il centro storico di Zurigo, è la chiesa di San Pietro. L'orologio che vedete sul campanile è uno dei più grandi d'Europa, il quadrante dell'orologio è uno dei più grandi d'Europa. Ci sono 5 campane del 1880 e la più grande pesa 6 tonnellate e 200 kg. Ok. Più o meno il mio peso attuale al momento. Quello è Lindenhof. Quello è il punto panoramico. Se volete vedere Zurigo dall'alto dovete andare sopra quella terrazza qua. Qui in qualche modo copriranno i binari del tram perché altrimenti ci si finisce dentro con le bici. Mi sa che copriranno. E qui vedete tanti turisti che vengono. Questo è il fiume Limat, veramente molto gonfio, viste le ultime piogge di questo periodo. Il fiume che attraversa tutta Zurigo. Allora, qua al semaforo girano a destra. Ecco, beccato il rosso. Ok, qua si gira e si sale. Questo è un giro che andrà fatto per 7 o 8 volte, quindi breve strappetto lasciando il fiume e poi si sale fino a qua per girare a destra ancora. Bene, abbiamo girato a destra, c'ho un falso piano bello largo anche questo con i binari centrali. Sono proprio curioso di vedere come chiuderanno i binari. Qua si gira. Allora dobbiamo arrivare alla Kunsthaus Zurich, museo dell'arte, e si gira a sinistra dove girano quelle macchine là. Allora qua dentro nella stradina, fuori dal traffico, e si sale.
Inizia una bella rampetta qua, Sì, qua si sale e la maglia si apre qua, perché sennò sciupiamo. Sale, Sai, sì. Allora, quello è un pezzo a senso unico, quindi noi siamo a rischio multa, cercheremo di stare sul marciapiede, un pezzo molto stretto, quindi qua è molto ripido, Questa fa male alle gambe. Questo non è più senso unico. Che strappo. Qui anche il finale dello strappo è sempre peggio, perché Ecco, più sali, più aumenta la pendenza. poi sai cosa succederà? Succederà che Pogacar farà così, guarda. E tutti gli altri dietro a soffrire. Anche se io poi dopo vi dirò chi è il mio favorito, anzi non il favorito, diciamo uno dei possibili favoriti, perché se c'è Pogacar il favorito è lui. Occhio. Ma secondo me ci sono anche altri che possono dire la loro, quantomeno per una medaglia. Mamma mia quanto sai. Non è ancora finita, No, questo pezzo è micidiale. Però qui siamo tranquillamente oltre il 15 qua. Mamma mia. Qui si è ancora a 25 km dall'arrivo circa. Se c'è Pogacar può tranquillamente andarsene qui e mettere, Secondo me 40-50 secondi. Che maledizione. Hai visto che fenomeno? È dura qua, Sì, non è ancora finita. Si arriva sulla... Dai, è finita. Qui si può fare differenza. Sì. Assolutamente. Questo è il pezzo cruciale. Siamo già mezzi sfiniti dopo la prima salita, 800 metri, media del 9%, ma certi punti vanno 16%, secondo me anche un po' oltre. Quindi qui già la prima selezione si fa. Finito lo strappo, siamo saliti di là e adesso dobbiamo scendere di qua. 1,5 km di pianura discesa. Via. Tratto in leggera discesa questo. Termina la parte in piano, ricomincia un tratto di salita. Salita di 4 km al 4% circa di pendenza media, ma con un tratto di 1 chilometro all'8%. In questo tratto la salita è intervallata dai tratti più pianeggianti, quindi si sta bene a ruota. Qui siamo al 7%. Ecco, questo dovrebbe essere il tratto all'8% lungo 1 chilometro. Sicuramente dopo 250 km si fa sentire. Credo che all'ultimo giro rimarranno in pochi a giocarsi la vittoria. Bene, qua spiana, dopo 4 km di salita. Belli, si fa sentire. La temperatura è salita. Siamo tolti la giacca. Stefano ha la maglietta soffio color blu, azzurro Italia. Speriamo qualche italiano possa giocarsela al mondiale. Siamo arrivati a Viticon, il tratto duro dovrebbe essere finito. Allora, qui siamo a 620 metri di quota rispetto ai 400 di Zurigo. Stiamo veramente uscendo dai centri abitati. Salita pezzettino duro all'8%, ma il resto è abbastanza pedalabile. La corsa parte da Winterthur, quindi 100 e qualcosa chilometri da Zurigo, e entrando sul circuito in questo punto siamo a Binz, quindi entrando su questo punto qui continueranno verso di qua, saliranno un po', mentre noi siamo arrivati di qua, quindi giri successivi passeranno di qua e continueranno. Questo è il punto di raccordo. E quindi appena fatta la curva del raccordo ricomincia la salita. E qua c'è lo scollinamento, dopo Zollickenberg si torna giù. Qui entriamo in un quartiere residenziale, ci sono queste fioriere che probabilmente verranno rimosse perché troppo pericolose. Stiamo arrivando al traguardo. Oggi ci sarà una gara qui probabilmente. Siamo a 670 metri sul livello del mare, il punto più alto del percorso, e adesso inizia questa discesa tra le case. Bel discesone, ma si respira un po'. Vai che siamo in fuga, vai, che non ci prendono più. Anche in fuga! Italiano! Attenzione, perché qua la discesa è anche ripida, quindi è un tratto tecnico. Qua si può anche fare la differenza, un paio di curve e guadagni 20-30 metri. Strappo al 18! Strappo al 18%! Aiuto! Questo è lo strappo! 2 curve in discesa e poi sì. Muro, bisogna essere preparati qua. Sì, ma è di pochi metri lo strappo, Saranno quanto? 100 metri. Non spezzano le gambe.
Circuito divertente, devo dire, circuito divertente, impegnativo. Secondo me uscirà un bel mondiale qui, bello combattuto, sicuramente per scalatori, quindi un arrivo sarà abbastanza sgranato. Altra salita. Che bella strada in mezzo alla foresta questa. Dopo il discesone si va a destra. Siamo quasi sul lago. E da qua si scorge il lago di Zurigo. E qua ricomincia uno strappo, probabilmente l'ultimo prima dell'arrivo. Ultima rampa, non ci sarà grossa differenza qui. Qui è finita l'ultima salita, mancano pochi chilometri all'arrivo. Arrivando sulla strada che costeggia il lago, e quindi questo è il tratto finale. Onestamente per gli amatori il più brutto, perché dovrei stare sul marciapiede. Siamo all'ultimo chilometro, si arriva in Sechsenleuten-Platz, lavori in corso a tutto andare qui, poche centinaia di metri dall'arrivo. Bene, siamo entrati nel parco adiacente alla strada, che è di qua. La strada è molto trafficata in questo momento, però è l'arrivo finale che vi faremo vedere più avanti alla fine di questo parco. Vedete, l'arrivo è lì, lì si vede la chiesa del Grossmünster, e questa è dove faranno la volata, se ci sarà volata. Qua è tutto un lungo rettilineo fino all'arrivo. Eccolo qua l'arrivo, è qui che si arriva. Come la trovi il pantaloncino? B-Light? Sì. A me questo pantaloncino piace, sì, perché io ho la vita stretta e le cosce abbastanza grandi, quindi la tiri? non tirano. Ha la vita stretta lui. Però le cosce sono abbondanti e questo non tira, non stringe. E invece io che pantaloncino c'ho? Tu hai l'ingamba. In gamba. In gamba è perfetto, mi sono trovato bene bene. Bella sta canzoncina sottofondo. Con la banda chiudiamo qua. E quindi prime impressioni? Sicuramente un percorso a scalatori, 280 km in totale, 4.400 metri di dislivello, 7 giri del circuito, è duro, mondiale da scalatori assolutamente. Arriverà qualcuno in solitaria probabilmente. Tu pensi? Io penso di no invece. Secondo me sì, massimo 2 o 3. Non è così duro, dai, l'anello 21-23 km. 27 Però quasi. sali e scendi, ci sono 2 rampe toste. Però se le tieni, poi il resto recuperi. Secondo me qui se Pogacar è alla partenza il favorito è lui, ma di gran lunga. Io direi ci sono altri paio di nomi, io spero tanto che Egan, Bernal possa fare un bel risultato. Sarebbe un mondiale dato anche dalla Philippe, però la Philippe di qualche anno fa. Non so se questo la Philippe di quest'anno riuscirà a essere competitivo. Tu hai un favorito? Certamente Van der Poel vincerà, li massacrerà tutti. Scriveteci anche i vostri favoriti sotto video, perché sì, così almeno poi andiamo a controllare il 30 settembre. Van der Poel. Ciao. Bernal. Ciao.